Ciao ragazzi, in questa lezione parliamo dei numeri periodici e della loro conversione in frazione, ripercorrendo alcune tappe importanti del pensiero matematico. Molti di voi sanno che esiste una regola per convertire numeri periodici in frazione, che prevede l'uso dei 9 e degli zeri al denominatore, ma probabilmente pochi sanno perché si fa così. Alla fine di questa lezione avrete sicuramente le idee più chiare. I numeri periodici, ricordiamo, si possono dividere in semplici e misti. I numeri periodici semplici sono quelli che hanno dopo la parte intera e la virgola una sequenza di cifre che si ripetono sempre uguali. Per esempio 4,3 periodico significa 4,333 all'infinito, oppure 2,17 dove 17 è il periodo significa 2,17, 17, 17 e così via, mentre un numero periodico misto è un numero che dopo la parte intera e la virgola ha delle cifre decimali finite e poi inizia il periodo. Per esempio, questo numero significa 41,34, 76, 76 e così via. Oppure 2,185 sarà 2,18585 all'infinito. In questo caso, dei numeri periodici misti, ci tengo a sottolineare che queste due cifre, oppure questa cifra qui, si chiamano antiperiodo, cioè cifre che precedono il periodo. Quindi in generale un numero periodico ha una struttura di questo tipo. Abbiamo una parte intera n, virgola, qui abbiamo una sequenza di cifre a1, a2, a n, e poi B1, B2, Bm, dove queste possono essere le cifre periodiche, mentre quelle che abbiamo tra la virgola e il periodo, cioè queste, rappresentano l'antiperiodo. Se l'antiperiodo non c'è, si parla di numero periodico semplice. Se l'antiperiodo è presente, si parlerà di numero periodico misto. Bene, allora entriamo nel vivo del nostro argomento, della nostra lezione. Allora, se io volessi provare a convertire un numero periodico semplice, tipo 3,2 periodico in frazione, dovrei ragionare così. 3 più 2 decimi più 2 centesimi più 2 millesimi e vado avanti all'infinito. Ora io questa somma la posso riscrivere così: 2 decimi che moltiplica 1 più un decimo più un centesimo, ovvero un decimo alla seconda, più all'infinito. Allora, quindi per convertire questo numero periodico in frazione avrei bisogno di conoscere il risultato di questa somma, che però come vedete è una somma infinita. In matematica esistono delle somme infinite che si chiamano serie numeriche. Alcune di queste serie numeriche in realtà hanno dei risultati delle somme che sono facilmente calcolabili. Questa è una di quelle. Vi faccio anche quest'altro esempio con un numero periodico semplice che però ha due cifre periodiche. In questo caso dovrei fare 2 più un decimo più 4 centesimi più un millesimo più 4 decimillesimi e così via all'infinito. Ora guardate che cosa succede. Se io prendo questo, un decimo, un millesimo, poi ci sarà anche questo che non ho scritto, e poi 4 centesimi, 4 decimillesimi e così via, che cosa accade? Accade che questa somma la posso riscrivere facendo 2 più un decimo che moltiplica, mi concentro sui rossi, 1 più un centesimo stavolta più un centesimo alla seconda più all'infinito più, poi mi concentro sui blu, 4 centesimi per 1
più un centesimo più un centesimo alla seconda e di nuovo all'infinito. Allora, quindi per convertire un numero periodico semplice con due cifre periodiche in frazione dovrei conoscere il risultato di questa somma e il risultato di questa somma. Noterete che queste due somme sono uguali. Tutte queste somme, sia quella che ho scritto sopra che quelle che ho scritto sotto, sono somme di potenze. Questa è una somma di potenze con base un decimo, questa è una somma di potenze con base un centesimo. Allora cerchiamo di scoprire in casi così facili come si può calcolare la somma di potenze, sebbene questa somma sia infinita. Allora, cominciamo da una somma di potenze con base un mezzo. Se io devo fare 1 più un mezzo più un mezzo alla seconda, quindi 1 fratto 2 alla seconda, più 1 fratto 2 alla terza, più all'infinito. Questa somma la chiamo con S. Ora guardate, se io dimezzo S, dimezzare S per la proprietà distributiva significa moltiplicare tutti questi termini per un mezzo. Quindi otterrei un mezzo più 1 fratto 2 alla seconda più 1 fratto 2 alla terza e così via all'infinito. Se adesso faccio S meno un mezzo S, dovrei dalla somma iniziale toglierci la metà. Ma guardate che succede, che un mezzo andrebbe via con un mezzo, 1 fratto 2 alla seconda, cioè un quarto, va via con un quarto, stesso discorso per un ottavo e un ottavo. E così via all'infinito. Quindi cosa rimane? Rimane 1. Ora questa è una banalissima equazione che si può risolvere moltiplicando tutto per 2. Quindi faccio 2s meno s uguale 2, da cui ricavo che s uguale 2. E quindi abbiamo scoperto che la somma di potenze infinita con base un mezzo, 1 più un mezzo, più 1 fratto 2 alla seconda, più 1 fratto 2 alla terza, più all'infinito, in realtà fa 2. Vediamo cosa accade se lavoriamo con una somma di potenze con base un terzo. 1 più un terzo, più 1 fratto 3 alla seconda, più 1 fratto 3 alla terza, e così via. Stavolta moltiplico S per un terzo. Se moltiplico S per un terzo trovo un terzo più 1 fratto 3 alla seconda, più 1 fratto 3 alla terza, e procedo. Faccio la differenza tra S e la sua terza parte. Come prima, tutti questi termini spariscono, perché risulteranno opposti, e quindi resterà 1. Moltiplico tutto per 3, 3S meno S uguale 3, 3S meno S fa 2S, 2S uguale 3, significa S uguale 3 mezzi. E quindi abbiamo scoperto che 1 più un terzo più 1 fratto 3 alla seconda, più 1 fratto 3 alla terza, all'infinito, è uguale a 3 mezzi. Ora, generalizziamo il discorso. Prendiamo un numero naturale, n maggiore o uguale di 2, e chiediamoci qual è il risultato della somma S così fatta: 1 più 1 su n più 1 su n quadro più 1 su n cubo, e procedo. Moltiplico S per 1 su n, e quindi troverò 1 su n più 1 su n quadro più 1 su n cubo più all'infinito. Ma se faccio la sottrazione tra S e 1 su n S, questo termine va via, questo va via, questo va via, e di nuovo resta 1. Se moltiplico tutto per n, trovo ns meno s uguale n. Questa differenza posso scriverla così: n meno 1 che moltiplica s uguale n, e quindi trovo che s è uguale ad n fratto n meno 1. Ovviamente questo risultato perderebbe di significato quando la n è 1, perché avreste una divisione per 0, ma ci siamo messi nella condizione che n è un numero naturale maggiore o uguale a 2. Allora, se io lavoro con una somma di potenze che ha base un decimo, a questo punto trovo che 1 più un decimo
più 1 fratto 10 alla seconda e così via all'infinito, in realtà fa semplicemente 10 noni. Così come se lavorassi con 1 più un centesimo più 1 fratto 100 alla seconda e così via, avrei come risultato 100 fratto 100 meno 1, quindi 199esimi. Allora, perché questi risultati sono fondamentali se lavoro con i numeri periodici? Guardate, se io volessi provare a convertire il numero periodico semplice 3,2 in frazione, abbiamo visto che dovrei ragionare così. Faccio 3 più 2 decimi, che moltiplica 1 più un decimo, più 1 fratto 10 alla seconda, e così via all'infinito. Adesso 3 più 2 decimi, il risultato di quella somma ho imparato a calcolarlo e fa 10 noni, per cui semplificando il 10 con il 10 mi ritrovo con 3 più 2 noni. 3 più 2 noni faccio il minimo comune multiplo e quindi avrò 3 per 9 più 2. Ora questo 9, e tra un attimo vedrete perché, lo scrivo come 10 meno 1 più 2 fratto 9. A questo punto mi ritrovo con 3 per 30 più 2 che mi dà un 32 meno 3 per 1, 3 fratto 9. E quindi questa è la frazione che mi genera il periodico semplice 3,2. Notate che al numeratore abbiamo scritto il numero 3,2 togliendo il periodo e la virgola, gli abbiamo sottratto la cifra che precede il periodo, che in questo caso è il 3, al denominatore abbiamo messo un 9 perché abbiamo una sola cifra periodica. Guardiamo adesso che succede se prendiamo il numero periodico semplice 2,14 che però ha due cifre decimali. Allora questo lo posso scrivere così, 2 più un decimo che moltiplica stavolta 1 più un centesimo più un centesimo alla seconda più all'infinito. Poi prendo 4 centesimi per 1 più un centesimo più 1 fratto 100 alla seconda, di nuovo all'infinito. Ora, sia questa somma che questa somma fanno 199esimi, per cui scriverò 2 più un decimo per 199esimi più 4 centesimi per 199esimi. Notate che 100 e 100 sono semplificabili, il 10 semplifica questo 100 e resta un 10, quindi troverò 2 più 10 99esimi più 4 99esimi, quindi più 14 99esimi. Devo fare il minimo comune multiplo, cioè 2 per 99. Quel 99 lo scrivo come 100 meno 1 e poi chiaramente devo sommare 14. E a questo punto guardate che succede, che 2% fa 200, 200 più 14 è 214, da cui vado a togliere 2 per 1 che è 2, fratto 99. E questa è la frazione che mi genera il periodico semplice 2,14 che ha due cifre periodiche. Di nuovo notate, al numeratore abbiamo scritto 214, cioè il numero di partenza senza la virgola e senza il periodo. Gli abbiamo tolto il 2 che è la cifra che precede il periodo e al denominatore abbiamo messo 2,9 perché ci sono due cifre periodiche. Quindi abbiamo visto come si può convertire un numero periodico semplice in frazione. E se il numero periodico è misto? Beh, non è così difficile. Guardate un attimo, prendiamo un numero periodico misto, per esempio fatto così, lo chiamo con x. C'è una possibilità molto elementare, molto semplice per ricondursi al caso precedente? Sì, basta prendere questa x che è una cifra antiperiodica e moltiplicarlo per 10. Se lo moltiplico per 10 trovo 53,4 periodico. Questo adesso è un numero periodico semplice e lo so convertire in frazione, abbiamo visto che posso fare 534 meno 53 e lo divido per 9 perché c'è una cifra periodica. Ma questo però non è il numero, la frazione che mi genera x, è la frazione che mi genera 10x. Allora come faccio a trovarmi x? Basta dividere tutto per 10, quindi farò 534 meno 53 fratto 90.
Allora guardate che questa volta abbiamo messo al numeratore tutto il numero senza la virgola e senza il periodo, gli abbiamo tolto le cifre che precedono il periodo ignorando la virgola e al denominatore abbiamo messo un 9 perché c'è una cifra periodica e uno 0 perché c'è una cifra antiperiodica. E se lavorassimo un numero di questo tipo, 61,236,4, quindi due cifre antiperiodiche e due cifre periodiche. Allora, intanto questo, siccome ha due cifre antiperiodiche, lo moltiplico per 100, perché il primo obiettivo è ricondursi al caso di numero periodico semplice. Quindi diventerà 6123,64. Questo lo sappiamo convertire, perché praticamente ci esce 612364, da cui vado a togliere 6123, e stavolta lo devo dividere per 99. Ma questa è la frazione che mi genera 100x. Se voglio trovare la frazione che mi genera x, devo dividere questa per 100. E quindi alla fine troverò 6, 1, 2, 3, 6, 4 meno 6, 1, 2, 3 fratto 9, 9, 0, 0. Praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo riscritto tutto il numero senza né virgola né periodo. Gli abbiamo sottratto le cifre che precedono il periodo ignorando la virgola. Al denominatore abbiamo messo 2 9 perché ci sono due cifre periodiche e 2 zeri perché ci sono due cifre antiperiodiche. Quindi possiamo riassumere quanto detto in questa maniera. Se io ho il numero periodico che posso scrivere così, quindi supponiamo di avere n cifre antiperiodiche ed m cifre periodiche, cosa posso fare? Al numeratore devo scrivere n a1, a2, an, b1, b2, bm. Ci tolgo n a1, a2, a n e divido per che cosa? Al denominatore metterò una sequenza di 9. Quanti 9? M9, perché sono m le cifre periodiche, seguite da quanti zeri? Praticamente basta moltiplicare per 10 alla n. Se io qui moltiplico, se ho soltanto una cifra periodica, una cifra antiperiodica, moltiplico per 10 alla prima, quindi 10. Se ho due cifre antiperiodiche, moltiplico per 10 alla seconda e così via. E quindi ecco perché al denominatore escono fuori una sequenza di 9 e di zeri. In realtà la presenza di questi 9 e questi zeri, come vedete, è legata alla convergenza di quelle serie numeriche di cui vi parlavo. Cioè ci sono queste somme infinite, alcune delle quali hanno una somma che, come vedete, è facilmente calcolabile. Vi spiego adesso un'altra possibilità per convertire numeri periodici in frazione, che si basa sulla scrittura di una equazione, piuttosto che ricorrere al calcolo delle somme infinite. Guardate un attimo. Se partiamo da qui, numero periodico semplice, allora intanto lo moltiplico per 10. Per 10 perché abbiamo una sola cifra periodica e perché così facendo creiamo un altro numero periodico semplice che ha il periodo perfettamente identico al caso precedente, in modo tale che se io adesso vado a fare 10x meno x, trovo come risultato 32,2 periodico meno 3,2 periodico. Quindi il periodo sparisce e rimane semplicemente 32 meno 3. Ma questo sarebbe 10x meno x che fa 9x e quindi 9x uguale a 32 meno 3. Per calcolarmi la mia x dovrò fare 32 meno 3 diviso 9. E allora, come vedete, torniamo alla solita regola, al solito algoritmo. E se il numero avesse due cifre periodiche, moltiplichiamo per 100. Quindi abbiamo 100x uguale 214,14 periodico, in modo che se adesso andiamo a fare 100x meno x, otteniamo 214 meno 2 perché il periodo sparisce,
100x meno x fa 99x, quindi la nostra x sarà 214 meno 2 fratto 99. E se il numero, ragazzi, fosse periodico misto, beh, cambierebbe poco. Cambierebbe poco perché moltiplicandolo questo ha una sola cifra antiperiodica, quindi moltiplicandolo una prima volta per 10 lo trasformo in un periodico semplice. A questo punto, come svolto prima, moltiplico di nuovo 10x per 10 e quindi arrivo a 100x, in modo da crearmi un altro numero periodico semplice che ha lo stesso periodo di 10x. Così facendo posso fare 100x meno 10x che viene uguale a 517 meno 51. Ma siccome 100x meno 10x fa 90x, la x è uguale a 517 meno 51 tutto fratto 90. Ultimo esempio, se x fosse 3,2, 3, 4, 5, 6, allora, intanto moltiplico per 100 perché ho due cifre antiperiodiche e così lo trasformo in un periodico semplice. Quindi faccio 100x uguale 323,456 periodico. Una volta che ho il periodico semplice con tre cifre periodiche, moltiplico questo 100x a sua volta per 1000 e quindi arriverò a 100.000 x, che sarà 3, 2, 3, 4, 5, 6,4, 5, 6 periodico. Adesso facciamo la sottrazione tra questi due, ma nella sottrazione tra questi due otteniamo 100.000 x meno 100x, che viene uguagliato a che cosa? A 3, 2, 3, 4, 5, 6 meno 323. Ma adesso quanto fa 100.000 x meno 100x? Allora, al numeratore sicuramente ci troviamo la differenza 3, 2, 3, 4, 5, 6 meno 3, 2, 3 e al denominatore andremo a scrivere 9, 9, 9, 0, 0, cioè 99.900, che è il risultato di 100.000 meno 100. Quindi in questa maniera riusciamo a convertire, sfruttando delle piccole equazioni, i numeri periodici semplici o misti in frazione senza ricorrere al calcolo delle somme infinite. Ma come vedete l'algoritmo, la regola a cui si perviene è sempre la stessa. Vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante quando lavorate con i numeri periodici che hanno un periodo 9. Supponete di avere il numero 0,9 periodico. Se qui ragioniamo come prima e andiamo a moltiplicare per 10, 10x, ragazzi, fa 9,9 periodico. Se adesso andiamo a fare 10x meno x, troviamo 9. Ma 10x meno x fa 9x. 9x fa 9, quindi x è 1. Allora questo che significa? Significa che il numero 0,9 periodico in matematica in realtà è uguale ad 1. È uguale ad 1. Cioè non riusciamo a trovare una frazione che ci genera esattamente il numero periodico 0,9999, semplicemente perché questo numero è proprio uguale ad 1. Alla stessa maniera, se io qui prendessi il numero 3,89 periodico, qui che faccio? Prima moltiplico per 10 per togliermi l'antiperiodo e ho 38,9 periodico. Questo lo moltiplico un'altra volta per 10 e quindi arrivo a 100x, che è 389,9 periodico. E quando vado a fare 100x meno 10x, troverò 389 meno 38. Quindi 100x meno 10x fanno 90x, uguale a 389 meno 38, che fa 351, e quindi la x è 351 novantesimi. Ora guardate che cosa succede. Se io faccio
351 diviso 90, trovo come risultato 3,9. E quindi che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che non esiste una frazione che mi genera il numero periodico 3,8999 perché questo numero in realtà è uguale a 3,9. Quindi ogni volta che avete un numero periodico che ha un periodo 9, questo numero periodico è uguale a un numero decimale limitato in cui sparisce la cifra 9 del periodo e la cifra che precede il periodo aumenta di una unità. Ora, gli spunti che abbiamo visto finora ci offrono l'occasione di riflettere su un paradosso, uno dei paradossi più importanti dell'antica Grecia, che è il paradosso di Zenone, di Achille e la tartaruga. Guardate cosa afferma Zenone. Zenone ci dice che se il più veloce Achille venisse sfidato da una tartaruga nella corsa e concedesse alla tartaruga un piede di vantaggio, egli non riuscirebbe mai a raggiungerla. Quali sono gli argomenti di Zenone? Gli argomenti sono questi. Se Achille dà un vantaggio alla tartaruga, Zenone dice, nel tempo in cui Achille raggiunge la posizione precedentemente occupata dalla tartaruga, la tartaruga si è mossa. Quindi se Achille raggiunge di nuovo la posizione occupata dalla tartaruga, la tartaruga comunque si è mossa e quindi sebbene le distanze relative tra Achille e la tartaruga diminuiscano sempre di più e si avvicinino tra loro, Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga. Ovviamente noi ragazzi sappiamo che non è così, abbiamo sotto gli occhi 1000 esempi di situazioni di questo tipo, in cui per esempio due macchine che viaggiano a velocità diverse, una più veloce di un'altra, chiaramente c'è la fase in cui quella più veloce, anche se ha dato un vantaggio iniziale a quella più lenta, prima o poi la sorpassa. Dal punto di vista fisico-cinematico, il problema attualmente è facilmente risolvibile. Supponete che questo è il diagramma spazio-tempo di Achille, quello in rosso. Allora è evidente che l'equazione del moto di Achille sarebbe spazio uguale velocità di Achille per il tempo, perché Achille parte dallo zero. Invece l'equazione del moto della tartaruga sarebbe spazio uguale velocità della tartaruga per il tempo, però la tartaruga non parte dallo zero, c'è questo spazio iniziale. Allora, siccome queste due rette, la velocità in un diagramma spazio-tempo è rappresentata dalla pendenza e la velocità di Achille è sicuramente superiore a quella della tartaruga, è evidente che queste rette non potranno mai essere parallele, quindi la geometria di Euclide ci insegna che due rette non parallele si incontrano, per cui ci sarà sicuramente un punto in cui Achille raggiungerà e quindi dopo sorpasserà la tartaruga. Ma guardate invece l'argomentazione matematica, che forse è ancora più interessante. Perché? Perché allora, se Achille si trova qui, posizione iniziale di Achille, e la tartaruga si trova qui, Zenone ci dice che nel tempo t1 in cui Achille raggiunge la posizione iniziale della tartaruga, la tartaruga a sua volta avrà coperto un altro spazio e avrà raggiunto la posizione t con 1. Nel tempo t2 in cui Achille raggiunge la posizione t1, la tartaruga un pochino si è mossa e raggiungerà la posizione t2. L'argomentazione di Zenone è: Achille per raggiungere la tartaruga deve percorrere uno spazio iniziale S0, un altro spazio S1, un altro spazio S2, un altro spazio S3 e quindi però questa somma è una somma infinita. Quindi S0 più S1 più S2 più e vado avanti all'infinito. Così come anche a livello di tempi, il tempo che impiega Achille per raggiungere la tartaruga sarà la somma di T1 più T2 più T3 e l'idea di Zenone era queste somme che comunque hanno infiniti addendi, come fanno a darti un valore finito? Quindi lui non immaginava che ci potessero essere in matematica delle somme infinite che oggi si chiamano serie numeriche convergenti, cioè il cui risultato è un numero finito, talvolta, ripeto, facilmente calcolabile. Allora, guardate un attimino.
partiamo da S1. Se io chiamo con VA la velocità di Achille e chiamo con VT la velocità della tartaruga, intanto possiamo tranquillamente assumere che VA è maggiore di VT. Lo spazio S1 lo posso scrivere in che modo? Lo spazio S1 è lo spazio coperto dalla tartaruga nel tempo T1, quindi velocità della tartaruga per T1. Invece il tempo T1 era il tempo impiegato da Achille per raggiungere la posizione iniziale della tartaruga, quindi S0 è uguale alla velocità di Achille sempre per il tempo T1. Ora, se io da questa equazione mi ricavo il tempo T1, trovo che il tempo T1 sarà S0 fratto la velocità di Achille. Ora, se io prendo questo e lo sostituisco qui sopra, cosa trovo? Trovo che lo spazio S1 sarà uguale a Vt per il tempo T1 che è quello blu, quindi S0 fratto Va. E quindi troverò che S1 è uguale a S0 per Vt fratto Va. Ora, questo discorso si capisce che è facilmente iterabile, quindi se S1 è uguale ad S0 per Vt fratto Va, S2 sarà uguale ad S1 per Vt fratto Va. Ma siccome S1 l'ho scritto prima come S0 per Vt fratto Va, otterrò S0 per Vt fratto Va per se stesso, quindi per Vt fratto Va alla seconda. E allora chi sarà S3? Guardate gli indici, qui avete un indice 2, qui avete un indice 2, quindi S3 sarà S0 per Vt fratto Va tutta la terza e così via. A questo punto lo spazio che copre Achille per raggiungere la tartaruga posso scriverlo come S0 più S1 più S2 più S3 più puntini puntini, ma quindi questo diventerà S0 per, apro parentesi, 1 più Vt su Va più Vt su Va al quadrato più Vt su Va alla terza e così via. Ora torniamo alle nostre ipotesi. Achille è più veloce della tartaruga, quindi sicuramente posso assumere che la velocità di Achille sarà n volte la velocità della tartaruga. Ma se faccio questa assunzione, il rapporto Vt su Va evidentemente è uguale a 1 su n. Allora questa somma, che somma diventa? Diventa una somma che noi già sappiamo calcolare, perché S0 per, apro parentesi, 1 più 1 su n più 1 su n al quadrato più così via all'infinito. Quanto faceva il risultato di questa somma? Era S0 per n fratto n-1. Allora, quindi la matematica ci insegna che sebbene questa sia una somma infinita e sebbene sembrerebbe che Achille non raggiunge mai la tartaruga perché queste somme infinite non è così intuitivo che siano convergenti, in realtà Achille raggiunge la tartaruga dopo uno spazio che è uguale allo spazio iniziale, che era il vantaggio che Achille ha dato alla tartaruga, per n fratto n-1, per n fratto n-1, dove n rappresenta il rapporto tra la velocità di Achille e la velocità della tartaruga. Quindi supponiamo che per esempio n sia 10, quindi supponiamo che Achille sia 10 volte più veloce della tartaruga. Quanto farebbe questo rapporto? Sarebbe S0 per 10 noni.
Quindi se anche Achille avesse dato 100 metri di vantaggio alla tartaruga, l'avrebbe raggiunta tutto sommato abbastanza in fretta, basta moltiplicare 100 per 10 noni, quindi 1000 diviso 9, che fa 111,1 periodico, quindi ad Achille basterebbero solo 111 metri per raggiungere e superare la tartaruga. Ovviamente se lo spazio coperto da Achille per raggiungere la tartaruga è finito, siccome le velocità sono finite, anche i tempi sono finiti. Ok ragazzi, spero che la lezione vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima.